Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Carboplatino ACL Accord Healthcare Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 6 ottobre 2021. Cos'è Carboplatino ACL? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Carboplatino ACL durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci, equivalenti farmaci esteri. Cos'è Carboplatino ACL? Carboplatino ACL è un farmaco a base del principio attivo carboplatino, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico composti del platino. È commercializzato in Italia dall'azienda Accord Healthcare Italia SRL. Carboplatino ACL può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Carboplatino ACL 10 mg/ml concentrato per Soluz. Per Inf. 1 FLAC. 45 ml Carboplatino ACL 10 mg/ml concentrato per Soluz. Per Inf. 1 FLAC. 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Accord Healthcare SLU concessionario. Accord Healthcare Italia SRL. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo Carboplatino. Gruppo terapeutico antineoplastici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Il carboplatino è indicato per il trattamento di carcinoma dell'ovaio di origine epiteliale in fase avanzata in A. Terapia di prima linea. B. Terapia di seconda linea, dopo il fallimento di altri trattamenti. Carcinoma del polmone a piccole cellule. Posologia, dosaggio e somministrazione. Il carboplatino deve essere somministrato esclusivamente per via endovenosa. La dose raccomandata di carboplatino in pazienti adulti non trattati precedentemente e con funzionalità renale normale, cioè clearance della creatinina 60 ml/min e 400 mg/m2, in un'unica dose somministrata con infusione endovenosa a breve termine della durata da 15 a 60 minuti. Alternativamente la formula Calverti indicata sotto può essere utilizzata per determinare il dosaggio. Dose, mg, uguale a UC target, mg/ml x min, x dose, mg, uguale a UC target, mg/ml x min, x a UC target. Chemioterapia programmata. Stato di trattamento del paziente 5, 7 mg/ml. Min carboplatino in monoterapia. Nessuna terapia precedente. 4, 6 mg/ml. Min carboplatino in monoterapia. Terapia precedente. 4, 6 mg/ml. Min carboplatino più ciclofosfamide. Nessuna terapia precedente nota. Con la formula Calvert, la dose totale di carboplatino viene calcolata in mg, non in mg/m2. La terapia non deve essere ripetuta fino a quando non siano trascorse 4 settimane dal ciclo precedente di carboplatino o fino a quando la conta dei neutrofili è di almeno 2000 cellule/millimetri e la conta piastrinica è di almeno 100.000 cellule/millimetri. 3. Il dosaggio iniziale deve essere ridotto del 20-25% nei pazienti con fattori di rischio, quali una precedente terapia mielosoppressiva e una povera performance status, e Korzubroad, 2 a 4 Karnofsky inferiore a 80. Si consiglia di determinare il nadir ematologico con controlli settimanali della conta ematica durante i cicli iniziali per la titolazione successiva e la programmazione del dosaggio di carboplatino. Adioseti intravenosi che contengono parti di alluminio che possono venire in contatto con carboplatino iniettabile non devono essere usati per la preparazione o la somministrazione. L'alluminio reagisce con carboplatino causando la formazione di precipitati o perdita di potenza. Le misure di sicurezza per le sostanze pericolose devono essere rispettate durante la preparazione e la somministrazione.
La preparazione deve essere effettuata da personale che è stato addestrato all'uso sicuro, indossando guanti protettivi, maschera facciale e indumenti protettivi. Funzione renale compromessa. Nei pazienti con funzione renale compromessa, il dosaggio di carboplatino deve essere ridotto, fare riferimento alla formula di Calvert, e devono essere monitorati i nadi ematologici e la funzione renale. I pazienti con valori di clearance della creatinina inferiori a 60 ml/min sono a maggiore rischio di mielosoppressione grave. La frequenza di leucopenia grave, neutropenia o trombocitopenia è stata mantenuta al 25% circa con il seguente schema posologico. Clearance della creatina basale dose iniziale, giorno 1, 41, 59 ml/min 250 mg/m2V 16, 40 ml/min 200 mg/m2V. Non esistono dati sufficienti sull'uso di carboplatino in pazienti con clearance della creatinina di 15 ml/min o inferiore, tali da permettere raccomandazioni per il trattamento. Tutte le raccomandazioni sul dosaggio riportate sopra si applicano al ciclo iniziale del trattamento. I dosaggi successivi devono essere adeguati secondo la tolleranza del paziente e secondo il livello accettabile di mielosoppressione. Terapia in associazione. L'utilizzo ottimale del carboplatino in associazione con altri farmaci mielosoppressori richiede un aggiustamento del dosaggio secondo il regime e lo schema di somministrazione adottato. Anziani. In pazienti con età superiore a 65 anni, durante il primo ciclo di terapia e di successivi cicli, è necessario adeguare il dosaggio di carboplatino in base alla condizione generale di salute. Popolazione pediatrica. Non sono disponibili dati sufficienti per raccomandare un dosaggio nella popolazione pediatrica. Diluizione e ricostituzione. Il prodotto deve essere diluito prima dell'infusione. Vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Il carboplatino è controindicato in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con mielosoppressione grave. Pazienti con danno renale grave preesistente, con clearance della creatinina 30 ml/min, a meno che, secondo il parere del medico e del paziente, i possibili benefici del trattamento superino i rischi. Pazienti con tumori con emorragia. Uso concomitante del vaccino per la febbre gialla, vedere paragrafo 4.5. Pazienti con anamnesi di grave reazione allergica a componenti contenenti platino. L'aggiustamento della dose può consentire l'uso in presenza di danno moderato, vedere paragrafo 4.2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Mielosoppressione. La mielosoppressione come risultato del trattamento con carboplatino è strettamente correlata alla clearance renale del medicinale. Perciò, nei pazienti con funzione renale anormale o che stanno ricevendo terapie, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Carboplatino può interagire con l'alluminio formando un precipitato nero. Aghi, siringhe, cateteri per somministrazione EV che contengono parti di alluminio che possono venire a contatto con carboplatino, non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere carboplatino acro durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere carboplatino acro durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Il carboplatino può causare danni fetali se somministrato a donne in gravidanza. Il carboplatino ha dimostrato essere embriotossico e teratogeno nei ratti che ricevono il medicinale durante l'organogenesi. Non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, carboplatino accord può causare nausea, vomito, anomalie della vista e ototossicità e, pertanto, i pazienti devono essere avvertiti sul potenziale effetto di questi eventi sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. La frequenza delle reazioni avverse riportati è basata su un database cumulativo di 1893 pazienti riceventi carboplatino come agente singolo e sull'esperienza post-marketing. L'elenco è presentato secondo la classificazione per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nessun sovradosaggio si è verificato durante gli studi clinici. Sintomi. I sintomi possono includere mielosoppressione, compromissione della funzione epatica, renale ed uditiva. I casi di dosi superiori a 1600 mg/m2 indicano che i pazienti presentano sensazioni di estremo malessere con diarrea e sviluppo di alopecia. L'uso di dosi di carboplatino superiori a quelle raccomandate è stato associato a perdita della vista, vedere paragrafo 4.4. Gestione. Non sono noti antidoti per il sovradosaggio da carboplatino. Se necessario, tuttavia, il paziente può avere bisogno di trattamenti di supporto relativi a mielosoppressione, compromissione della funzione epatica, renale ed uditiva. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, composti del platino codice ATC. L01X02. Il carboplatino, come il cisplatino, interferisce e instaura legami crociati nelle cellule esposte al medicinale. La reattività del DNA, proprietà farmacocinetiche. Dopo la somministrazione del carboplatino nell'uomo, si osservano rapporti lineari tra la dose e le concentrazioni plasmatiche del platino totale e del platino libero ultrafiltrabile. L'area sotto la curva, concentrazione, dati preclinici di sicurezza. Il carboplatino ha dimostrato di essere embriotossico e teratogeno nei ratti. È mutageno in vivo e in vitro e sebbene il potenziale cancerogeno del carboplatino non sia stato studiato, sostanze, elenco degli eccipienti acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di carboplatino ACL a base di carboplatino sono carboplatino ACL, carboplatino ICMA, carboplatino Pfizer. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.